Di gimbal su questo canale ne avete visti, non tantissimi, ma ne abbiamo visti. Ma qui sono finalmente pronto a presentarvi lui, il gimbal secondo me dell'anno. Non ci sono gimbal al di fuori di lui, non ci sono Insta, non ci sono Zhiyun, non c'è niente oltre che lui. Sto parlando del iSteady M6, un gimbal secondo me rivoluzionario per tante caratteristiche interessanti. E andiamo a scoprire in questa prima panoramica, dove lo vedremo in tutta la sua bellezza, e poi ovviamente continueremo nei prossimi video con le prove pratiche. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale, ovviamente, e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche di questi video e altri che farò su questo canale. Andiamo ad incominciare. Non ci resta che andare a vedere cosa c'è in questa scatola. Sarete tutti curiosi di vedere in questa scatolona cosa c'è. Io spero che lo zoom non sia troppo spinto e che si veda abbastanza bene, anche se abbiamo qualche lag, ma ce ne possiamo fregare perché tanto, come sapete, io ho installato questo banco di regia e per me è stata veramente una mano. Andiamo a vedere ora cosa c'è in questa scatola, che veramente non è una scatola, ma è tanto di valigetta. Apriamo la valigetta sperando di averla aperta nel giusto senso. No, è così ragazzi, ve la metto così. Eccola qua. Allora, qua dentro abbiamo il nostro gimbal, che lo mettiamo un attimo da parte, ok? Il nostro gimbal. Cosa abbiamo qua? Abbiamo il manuale di istruzioni, ovviamente. Io poi ho aggiunto altre cose, qui c'è il manuale di istruzioni, che se volete andarvelo a leggere, ve lo potete leggere, ok? Lo potete leggere. E io ho aggiunto altri accessori, ho aggiunto, visto che uso ancora il Lightning, ho aggiunto questo. Questi qua sono due cavetti, ve lo dico subito, sono due cavetti, ok, Lightning USB-C, perché abbiamo già una caratteristica interessante di questo gimbal. Può ricaricare i nostri smartphone, certo, la domanda e la risposta viene da sé. Ovviamente abbiamo una resa minore della batteria, che anche se dura una decina di ore, ovviamente va giù se non ricarichiamo un nostro smartphone. E poi con questo devo finirla, ho anche degli adattatori per USB-C. Quindi, detto questo, ok, andiamo avanti. Vabbè, questo è un velcro, poi ve lo farò vedere. Cosa abbiamo qui? Abbiamo il treppiedi, intanto il treppiedino, vedete, abbiamo il treppiedino in dotazione, quindi eccolo qua, un bel treppiedino molto stabile, ok, molto stabile. E poi abbiamo lui, finalmente il nostro gimbal. Ma qua ovviamente c'è una scatolina, e cosa abbiamo in questa scatolina? Abbiamo altro che il cavo di ricarica USB-C, quindi inutile anche andarlo ad aprire. Bene, siamo giunti a aprire il nostro gimbal, eccolo qua. Io non l'ho bloccato, ma adesso ve lo blocco perché vi volevo far vedere tutto. Sapete, poi l'ho utilizzato tantissimo, quindi strausato già, e quindi purtroppo ha un pochino, come dire, già vissuto. Bene, non facciamo altro che andare a mettere, ovviamente abbiamo qua sotto, abbiamo anche la vite da 1/4 di pollice, quindi possiamo andarci ad avvitare tranquillamente il nostro cavalletto, ok? Quindi possiamo andare a mettere su un piano il nostro gimbal, che è molto grande, ok? Non è leggerissimo, ma abbiamo delle caratteristiche interessantissime che adesso ve le vado a narrare. Prima diamo uno sguardo al pannellino, ok, diciamo del nostro gimbal, che tanto è sempre semplice, no? I movimenti anche dei gimbal sono sempre gli stessi, quindi non è che abbiamo movimenti diversi dal lock, dal follow, dal pop, dal pip, da pup, quindi i movimenti più o meno sono quelli. Ma abbiamo almeno 3/4, 5, 6, 7 caratteristiche diverse dagli altri gimbal.
Ora, con l'utilizzo di quest'altro punto di ripresa, ragazzi, siamo un po' a bassa risoluzione, ma non me ne vogliate, andiamo a vedere il pannello di controllo, che è il principale. Vedete che qua abbiamo il display, che se clicco qua vedete che c'è la batteria che è indicata, ok, si indica la batteria. Poi abbiamo qui il joystick, che questo è il joystickino che ci permette i movimenti. Qua già abbiamo il tasto che permette di andare in registrazione o scattare una foto oppure cambiare le impostazioni, ma queste sono sempre quelle dedicate all'applicazione, ok, dedicata al gimbal. Ricordiamoci questa parola per adesso. Qui abbiamo il tasto delle modalità e qui abbiamo lo zoom, che sempre è esclusivamente per l'applicazione, ok, dedicata Hohem Joy. Da quest'altra parte abbiamo un manopolone. Che cosa serve questo manopolone qua? Serve sia per la messa a fuoco che per comandare il flash, che adesso vi farò vedere, ok? Per comandare il flash, che ha sia la gradazione come tonalità di temperatura, sempre dato da questa rotella, che come intensità, quindi è molto interessante. Aspettate un attimo. Qui abbiamo una prima vite da 1/4 di pollice, qua abbiamo la possibilità di andare a mettere la ricarica, e qua abbiamo l'accensione ovviamente che indica, vedete, la batteria. Dietro abbiamo il tasto di lock, oppure abbiamo questo qua che blocca la rotazione di quest'asse. Vedete che se lo blocco, ok, si blocca anche lui. E qua abbiamo invece il blocco dello status. Questo, vabbè, vedremo poi ovviamente cosa ci permette di fare, un po' come lo Zhiyun Smooth 4 o lo Smooth 5. Bene, di qua abbiamo i primi tasti interessanti, che sono questi due, A e B. Questi due tasti qua, teneteli bene a mente, questi due tasti qua, cosa sono? E ve lo dico subito, o sabato. Permettono di fare un time lapse, una panoramica, con qualsiasi applicazione. Ok, non solo quella interna, quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba. Dunque, forse abbiamo finito di spulciare. Qua abbiamo visto, qua abbiamo i sensori, varie cose. Ecco, aspettate che levo questa sorpresa sopra perché non ve la voglio far vedere. Dietro qui ci dovrebbe essere, qua abbiamo un'altra vite da 1/4 di pollice, non so se è a fuoco o no, però ragazzi non me ne vogliate perché io sto facendo quello che posso con questi strumenti vecchi come il cucco. E abbiamo qua, da qualche parte c'è, ecco qua, questa è la presa di ricarica per ricaricare i nostri smartphone, quindi possiamo ricaricare. E qua abbiamo il solito, ok, la solita oggi, vabbè, ho dato una scossa non al terremoto, ho dato una scossa al telefono. E qui invece abbiamo la possibilità ovviamente di andare in verticale e orizzontale. Come si fa? Semplicemente si gira, ok, e abbiamo uno scatto, e qui abbiamo la possibilità di riprendere in orizzontale oppure in verticale, rimettiamo a posto. Oh, molto duro. Ok, perfetto. Altre cose qui non ce ne sono. Sì, qua c'è la leva che serve, aspettate che la cerco, eccola qua, la leva, ok, che serve a questo braccio per andare avanti e indietro per la calibrazione manuale. E qui, come ho detto prima, c'è il tastino di sblocco, ok, che sblocca ovviamente questa rotazione qua. Quindi non c'è più niente da dire, abbiamo un sacco di viti da 1/4 di pollice, utilissime per andare a metterci un faretto, un microfono, qualsiasi cosa. Quindi non ci resta che andare adesso a fare un'accensione, perché vi voglio far vedere ovviamente una cosa, e anzi 2 o 3 cose, e poi niente, poi ci rivedremo negli altri video per approfondire le sue modalità.
Come si fa ad alloggiare lo smartphone? Abbiamo già visto, tastino dietro, vedete che adesso è bloccato, ok? L'asse orizzontale è bloccato, quindi lo vado a sbloccare e il gimbal gira a 360 gradi. E questa è un'altra caratteristica che potrebbe essere interessante. Sblocco il gimbal girando così, ok? Lo tengo così come tutti i gimbal del resto, ok? Vado a prendere il mio smartphone dalla parte giusta e lo vado a inserire, ok, all'interno di queste ganascione. Quindi la prima cosa è fatta. Voi mi direte, ma sì, però abbiamo il fine corsa che è cieco. Ragazzi, tiene un sacco di peso, quindi possiamo allontanare il nostro smartphone e possiamo mettere una T, vi ricordate, poi la vedremo di nuovo, per caricare e per inserire un microfono esterno, senza problemi. Possiamo metterci obiettivi aggiuntivi, filtri, tutto quello che vogliamo, perché tiene un gran peso. L'iPhone 13 non è che sia pesantissimo, ma non è leggerissimo, ok? La prima calibrazione come si fa? Si tira su questa levetta, spero di farvelo vedere meglio perché la luce qua è sempre questa, la levettina qua, adesso aspettate, eccola qua, la levetta, ok? E cosa faccio a questo punto? Vado a tirare indietro o avanti a seconda del peso, ok? Finché il mio smartphone non è stabilizzato. E cosa faccio? La rivado a chiudere, semplicemente chiusa, ok? Basta. E il mio smartphone è stato calibrato. Adesso io lo vado ad accendere, abbiamo visto prima il tasto accensione, quindi lo vado ad accendere. Avete sentito il DIN e questo è lo smartphone, diciamo, inserito all'interno del mio gimbal e ovviamente calibrato. Possiamo andare a vedere già qui il joystick, che è qui, il joystick, vedete che posso girare ovviamente il mio, aspettate che ecco, il mio smartphone, il mio gimbal lo giro così e qua abbiamo tutte le modalità. Qua c'è il display ovviamente acceso con l'indicazione della batteria e tutto il resto, tutto quello che sto facendo, in che modalità sono, se sono in lock, sono in follow, sono in pause, sono in pim pim pam paravampim, ok, tutte quelle modalità. Quindi abbiamo tutte queste modalità, ma diciamo che sono più o meno le stesse. Ok, modalità, abbiamo la cosa, sì, abbiamo chi stabilizza meglio, chi gira meglio, i motori più potenti, meno potenti, ma questo intanto, la cosa che ha che gira, 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 gira a 360 gradi e questa è già una cosa buona. Non ci sono i 360 gradi invece per ovviamente quanto riguarda questa rotazione qua, diciamo che non è proprio ok, 360 gradi invece anche per questa, mi sono sbagliato io, vedete che non lo conosco poi così bene come sembra. La prima cosa per mettere a posto diciamo il nostro gimbal in modalità per portarlo in default basta 2 cliccate dietro e il nostro gimbal va a posto. Vediamo un attimo il tasto dietro, diciamo così, tanto per avere una prima, ok, impatto con i tasti. 3 cliccate, andiamo in modalità selfie. Ok? 3 cliccate, torniamo indietro. Ci sono altre modalità tantissime, ragazzi, che non posso dire in tutto un video perché verrebbe chilometrico. Ma abbiamo una modalità interessantissima. Adesso io switcho ovviamente la ripresa del mio iPhone 13 sul gimbal, vedete che ok, lo giro, quindi vedete quello che succede nella stanza. Vado a mettere ultra wide e che succede? Ok, vedete il braccetto qua? Lo vedete il braccettino? Ok? Qui c'è il braccetto, ok? 4 cliccate e il gimbal gira in modo che il braccetto non si vede più. E questa è una delle funzioni che me l'ha fatto amare. Bellissimo, complimenti Hohem. Non ho detto che della Hohem, aiuto, OM iSteady M6. Rivoluzionario per me, ok, rispetto a tutto quello che esiste al mondo. Bene, riportiamolo in posizione diciamo di default, sempre 4,
il tasto dietro, quello che abbiamo visto il tastone dietro. Quindi, ok? E qua siamo nella modalità di nuovo default, dove non possiamo usare un grandangolo. Non ci resta adesso che andare a vedere questo sensore, il sensore di tracciamento. Ovviamente intelligenza artificiale, tutto quello che vogliamo, ma a noi interessa il funzionamento. Abbiamo qua sopra tasto on off, ok? Spegnetelo sempre quando non utilizzatelo, ok? Ora andiamo a posizionarlo sul gimbal. Sulla testa c'è una calamita, ok? E va posizionato così. Ovviamente adesso utilizzerò la fotocamera così messo, la fotocamera anteriore. Se giro il mio gimbal lo vado a girare anche ovviamente il mio sensore e praticamente posso utilizzarlo con la fotocamera posteriore. Benissimo, andiamo a rimettere a posto la sua candeletta qua. E cosa possiamo fare a questo punto? A questo punto possiamo innanzitutto scurire un attimino lo studio e andare ad accenderlo. Emetterà un flash e siamo pronti per dargli il comando. Il comando, il primo, è ok, quindi lui cosa fa? Vi permette di tracciare, ok, la persona vostra, ok? Poi la mano aperta permette di stoppare il tracciamento, vedete, non mi traccia più. Ma non è solo questo, ok? Non solo sono questi i gesture, ce n'è anche un'altra bellissima che permette di cambiare ovviamente la mia posizione, l'inquadratura. E qual è? È questa. Questa, vedete, questo gesto qua è proprio un gesto da cinematografico. Ora cosa faccio io? Vado a spostare l'inquadratura, vedete, mi centro, ok? Mi centro e stoppo. Ok, ho fermato. Adesso vado a rimettere a posto il gimbal perché è difficile dargli l'ok così. E guardate un po' cosa succede, mi inquadra dove sono io, ok? Perfetto, quindi molto carina questa diciamo, funzione. Ecco, come faccio a rimettere a posto il tutto? È un po' difficile perché adesso, essendo così in basso, non so se mi prende il comando questo. L'ha preso. Ok, l'ha preso, quindi cosa faccio io? Vado a ritirare su di nuovo il gimbal, vedete, lo tiro su di nuovo, stoppo di nuovo, ok? E sono nella posizione di nuovo quella che avevo prima, ok? La posizione iniziale. Quindi vedete che ragazzi, ok, ha delle funzioni che praticamente sono non sono di tutti. Quindi fermiamo con la mano e lo spegniamo, ok? Adesso vi faccio vedere un'altra funzione molto carina. La funzione che vi voglio far vedere riguarda questi due tastini qua. Allora, rimetto a posto il tutto. Questi due tastini qua, accendiamo un po' di luce così li vedete meglio, scusate il braccio. Ok, vedete questi due tastini qua, troppo. Questi due tastini qua sono praticamente due tastini che ci permettono di posizionare il nostro gimbal in una determinata posizione. Per dire, se io voglio, ora faccio così, fare una panoramica del mio studio, cosa farò? Metto il gimbal di là, clicco su A e vado a posizionare il gimbal da un'altra parte. Clicco, riclicco sulla A e lui torna nella posizione A. Clicco sulla B e lui torna nella posizione B. Ora riclicco sulla A, ovviamente, sposterò il mio gimbal qua, ok? Do due cliccate su B e il mio gimbal incomincia a ruotare da solo, ok? In automatico, perché permette di fare una panoramica, come ho detto, con qualsiasi applicazione, ok? Non abbiamo bisogno di utilizzare l'applicazione interna, ok? Solo quella che ci dà, diciamo, la casa costruttrice del nostro gimbal. Posso utilizzare qualsiasi applicazione, quindi per far cosa? Per fare un timelapse, per fare una panoramica, quello che voglio. Per fermare il tutto basta che clicco, ok, su una delle lettere o A o B. E ragazzi, tanta roba, eh? Se sentite questo rumore è il cane che si gratta, niente di più che... Avete visto? Interessante.
Concludendo, ovviamente il sensore si stacca e lo possiamo girare anche per andare a diciamo riprendersi con la fotocamera frontale, quindi tanta roba. Si spegne ovviamente di nuovo col tasto, emette un altro suono e il nostro gimbal è bello che spegne. Allora ragazzi, io continuerò questi video se vedrò ovviamente un certo interesse, perché ovviamente è un lavoraccio, ma sembra che questo gimbal possa fare la differenza, anche perché è sceso di prezzo. Ok, abbiamo visto sensore di tracciamento con qualsiasi applicazione, tasti fisici per eseguire un time lapse o una panoramica con qualsiasi applicazione. Ok, quindi tanta roba. Abbiamo visto 360 gradi, abbiamo visto praticamente la possibilità di montare, non abbiamo visto ma li vedremo, obiettivi, perché diciamo che ha un carico, ok, può supportare un carico molto grande. Abbiamo visto il sensore che ha anche all'interno un LED, un flash LED, quindi si può utilizzare per illuminare la scena, con le gradazioni di colore, ok, la temperatura della luce che non è da tutti. Sì, ce l'hanno tutti, ma la cosa che manca a tutti è poter utilizzare il mio gimbal con un'applicazione che voglio io, non con quella interna. Quindi concludiamo dicendo che se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, che mi fate crescere e può essere che interessi a qualcuno. E in ultimo vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò su questo meraviglioso gimbal iSteady M6 della Hohem. E quindi vi abbraccio e prossimamente arriveranno altri video, e arriverà anche un video dove utilizzerò la Blackmagic proprio su questo gimbal. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dei dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!